Bentornati ragazzi in questo nuovissimo video. Cosa avete notato? Niente? Oh mio Dio, c'è un audio della Madonna ragazzi. Finalmente ho fatto un investimento sul canale comprando questo microfono. E niente, siamo qui quindi per andare avanti. Questa volta no, abbiamo concluso finalmente il nostro percorso sulle passioni di Cartesio, avendolo introdotto, avendo spiegato quelle che sono le diverse implicazioni che porta nella filosofia e non solo nella psicologia, in tutte quelle concezioni ricadute che hanno anche nella nostra contemporaneità le idee cartesiane. Adesso però concentriamoci, facciamo un salto di ben un secolo e concentriamoci, oh mio Dio, devo stare attento a non toccare cose strane in questo microfono, e facciamo un salto di un secolo per arrivare al XVIII secolo, nel 1739, quando David Hume, filosofo scozzese, pubblica il Trattato sulla natura umana. Anche lui, vedremo in questo episodio come si pone, iniziamo ad introdurre come si pone nei confronti di Cartesio, quali sono le concezioni che un secolo dopo al Trattato sulle passioni cartesiano accomunano, diciamo, i pensatori di quel momento, in particolare il pensiero filosofico sulle passioni. Ma prima di arrivare al mondo emozionale, al mondo affettivo, dobbiamo fare una premessa, dobbiamo introdurre quello che è il pensiero di Hume. E quindi iniziamo a dare i presupposti che Hume utilizza per poi costruire sopra tutto la sua filosofia. In particolare andremo a indagare, in quanto semplicemente è funzionale al percorso, diciamo, del canale, che è quello delle passioni, andremo ad indagare solamente il secondo libro del Trattato sulla natura umana di Hume, che ricordiamo è composto da 3 saggi, da 3 libri, i primi 2, quello sull'intelletto e quello sulle passioni, che andremo a trattare in maniera più approfondita, in quanto è quello che in questo canale, diciamo, accomuna i video, ovvero la storia delle passioni. E il terzo, che invece si basa sulla morale, che invece uscì non nel 1739, ma un anno dopo, nel 1740. Quindi, Hume si pone rispetto ai filosofi razionalisti a lui precedenti. Anche lui si interroga su che cosa sia la coscienza, questo problema filosofico che abbiamo visto cosa, diciamo, ne intende Cartesio con la sua anima, ancora l'idea di un'anima sostanzialmente diversa dal corpo, autonoma rispetto ad esso. Oh mio Dio, ma non so se si sente, se faccio... Mi sa di sì, vabbè. Autonoma rispetto al corpo. Anche Hume si interroga sulla natura della coscienza, no? Lo stesso trattato si intitola Trattato sulla natura umana, inevitabilmente non può non trattare la coscienza, la mente. E infatti ciò che caratterizza David Hume rispetto ai razionalisti passati, dei secoli passati, è la trattazione della mente in ambito filosofico in una maniera sistemica che non si era mai vista prima. È un bel tomone il Trattato sulla natura umana, ragazzi, e ci sono molte intuizioni anche molto interessanti, ma poi andremo in futuro meglio a scandagliarne una per una, a vedere quelle che sono secondo me alcune problematiche di questo bel tomone, ripeto, quello sulle passioni in particolare, che però ci sono perché sono, dovute dalla caratteristica della filosofia humiana, che è quella dell'essere una filosofia prettamente empirica, che descrive il comportamento umano, la natura umana, in terza persona. La tenta di descrivere in maniera oggettiva, delineandone i principi. E vediamo quali sono questi principi per capire le passioni. E contrariamente a Cartesio, secondo cui le idee
quindi siamo in ambito della filosofia della mente, non possiamo non trattare le idee. Le idee per Cartesio, se ricordate, rivedetevi il video del cogito ergo sum, viviamo in una simulazione, spoiler per Hume, sì, ma ci arriveremo successivamente. Le idee in Cartesio nascevano dall'intelletto, nell'intelletto stesso, grazie alla sua autonomia rispetto al corpo. Noi siamo lo stesso soggetti esistenti e pensanti anche se non avessimo il corpo. E noi, per la filosofia cartesiana, valutiamo, no, l'autofondatezza, l'evidenza di queste, diciamo, la veridicità, anzi, la veridicità di queste idee in base in quanto sono intuizioni immediate del cogito. Se volete approfondire c'è il video che ho già fatto. Hume invece pone le idee come frutto dell'esperienza. Le idee in Hume hanno una origine sensoriale. E questo ha grandissime conseguenze in ambito filosofico, ma comunque nella ricerca, no? Degli studi sulla mente umana. Perché che cosa comporta dire che le idee sono frutto dei sensi? In un periodo, no, abbiamo visto, in cui dalla rivoluzione scientifica si è andata a delegittimare il valore epistemico della sensibilità. Hume ci dice che noi, l'unico modo che abbiamo per conoscere la realtà è, diciamo, attraverso i sensi. Infatti, c'è l'esperienza, ad esempio il vedere anche solo una mela. Io vedo questa mela attraverso l'organo della vista e quindi l'esperienza mi provoca un'impressione sensoriale, in questo caso dai miei occhi. Questa impressione si tramuta in un'idea. Ognuno di noi, quindi, in base alle proprie esperienze che fa nella vita, non possiamo più dire già questo era stato superato da Cartesio, il fatto che non esistono delle verità immutabili. Però per Cartesio esistono delle verità autoevidenti e autofondanti che hanno origine nel nostro intelletto. No. Hume ci dice che le idee che abbiamo, la nostra conoscenza, la conoscenza che pensate di avere in questo preciso momento, non è la realtà, perché è mediata. Il nostro apporto conoscitivo con la realtà è mediato da che cosa? Dai sensi. Tutto ciò che abbiamo nell'intelletto, torna alla concezione aristotelica, vi è perché è passato prima per i sensi. E se ognuno di noi percepisce la realtà in maniera diversa e fa esperienze diverse, inevitabilmente la mia conoscenza, innanzitutto, è incompleta, perché non potrò mai fare la totalità di esperienze, delle infinite possibilità di esperienze in tutto il mondo. E quindi, incompleta, la conoscenza è astrazione della realtà, ciò che abbiamo nella testa, nella mente, è ciò che ci rappresentiamo, è ciò che i nostri sensi ci portano a rappresentarci della realtà. E noi esseri umani, in quanto animali, poi arriveremo anche a questa diciamo anche riduzione anche se scientificamente più accurata, questa riduzione della visione dell'uomo a un mero essere animale, che diciamo non tiene per niente in considerazione quella che è la nostra soggettività, il nostro sentire soggettivo. Hume, come ho già detto, ha una filosofia in terza persona, ha una filosofia di descrizione dall'esterno. Non gli interessa indagare l'interiorità, la soggettività, il nostro sentire le passioni. Indaga i principi esterni, diciamo i principi della natura umana che ci portano a provare passioni, ma non il nostro modo di provarle.
ancora contrariamente a Cartesio, se vogliamo, che invece indagava i cambiamenti, non indagava anche lui il modo in cui noi sentiamo le passioni, perché, attenzione, è intimamente soggettivo, ognuno di noi lo prova in maniera diversa. Quindi, Madonna quanto mi diverto ad avvicinare la mia voce al microfono, quindi Cartesio, però, contrariamente a Hume, ha una filosofia, come già detto, razionalista. Un approccio razionalista, scientifico, che è volto ad indagare, a spiegarci i cambiamenti meccanici a livello somatico che ci portano a provare passioni. Dunque, dall'idea che ognuno di noi ha una conoscenza, un'idea, si fa un'idea diversa del mondo, ne segue innanzitutto l'idea della tolleranza anche, sia nei confronti degli altri, quando non hanno le nostre stesse idee, o che non la pensano nel nostro stesso modo, quindi l'importanza anche di vedere, tenere in considerazione il punto di vista dell'altro, non sentirsi attaccati da ciò che ci viene detto, perché hanno una visione totalmente diversa dalla mia e ci possono portare ad ampliarla e a migliorarla, a far sì che la nostra mappa, la nostra conoscenza, sia più accurata rispetto alla realtà che rappresenta, no? E la concezione della mente, della nostra conoscenza come mappa della realtà. E la mappa, attenzione, non è il territorio. Non mi posso illudere di questo, no? Hume ci chiama sempre a partire dalla realtà, dall'esperienza e non dal metodo introspettivo, pensiero fine a se stesso cartesiano. Perché ciò? Perché tutto ciò che ci è in testa lo abbiamo perché prima facciamo esperienza di qualcosa, non abbiamo un ampliamento della nostra conoscenza, delle nostre idee, un cambiamento che sia evoluzione, involuzione, comunque un cambiamento, un ampliarsi della nostra conoscenza se non partiamo dall'esperienza, se non partiamo dalla realtà, dallo studio, dall'esperienza empirica. Noi siamo ciò che la realtà imprime su di noi e siamo il frutto delle impressioni che, volenti o nolenti, subiamo facendo esperienza del reale. Hume, quindi, se faccio così si muove la telecamera, chi sta ascoltando in podcast non capirà. Comunque, Hume divide le nostre percezioni in impressioni e idee. Oh mio Dio, le percezioni, ripeto, impressioni e idee. Le idee, la nostra conoscenza è percezione, la nostra conoscenza è affezione. Anche la nostra conoscenza per Hume è una passione, attenzione. Le idee evanescenti, queste idee astratte, tutto ciò che ci passa per la testa è passione. Diversamente però dalle passioni propriamente dette, differiscono per grado. Non c'è più quindi una suddivisione qualitativa tra le due cose, come vi era ancora in Cartesio, no? Ma è una differenza a livello quantitativo, ovvero, per Hume, una differenza di grado. Mentre le passioni sconquassano l'anima in maniera molto più violenta di quanto possa fare una semplice idea, che definisce appunto le idee affezioni calme, più calme rispetto alle passioni che invece sono affezioni più violente. E ciò viene perfettamente spiegato, se vogliamo, rappresentato, questa problematica, perché ancora sussegue una problematica in questo caso, con il linguaggio. In questo periodo, infatti, Hume, se leggete il trattato sulla natura umana, appunto, in originale, vi accorgerete come egli utilizza il termine feeling per parlare di sia impressioni che idee. Feeling, quindi sensazioni, il sentire, sia corporeo che intellettuale. Stessa cosa poi farà Kant, utilizzando però il termine rappresentazione mentale, intellettuale, rappresentazione propria del corpo,
Che cosa significa ciò? Significa che viene superata finalmente l'idea no, dicotomica delle due sostanze totalmente diverse, mente e corpo, in conflitto. Razionalità, irrazionalità. No, ragazzi, Hume ci dice che le nostre idee, no, i nostri giudizi, la nostra conoscenza è irrazionale. Se le nostre idee, ciò che abbiamo considerato fino a questo momento razionalità, ha ragione, dicendoci che proviene dai sensi, quindi da ciò che consideriamo irrazionale, lo stesso giudizio, la stessa mente è irrazionale, no? Se questa problematica dicotomica mente-corpo viene risolta da un punto di vista di linguaggio, perché? Perché si utilizza un termine per indicare una sola sostanzialità. La differenza è una differenza appunto di funzioni. Di funzioni e una differenza anche di percezione soggettiva. Quindi, nonostante questo conflitto razionalità e irrazionalità viene finalmente risolto da un piano linguistico, perché viene utilizzato un solo termine per un solo processo, un solo movimento di affezioni che è il nostro corpo, il nostro sentire, che sia proprio del corpo o della mente, tra virgolette. Perché appunto la problematica non è risolta? Perché appunto, come ho già detto e me ne sono appena reso conto, il sentire si continua a distinguere tra sentire del corpo e della mente. Perché? Perché a livello connotativo, quindi a livello di significato, il termine feeling, sentire, deve necessariamente, in base al contesto, in base alla funzione che sto indagando di questo processo che è il nostro sentire, devo aggiungerci un aggettivo che sia corpo o mente, che siano, come Kahneman ci dice, pensieri, anche lui pensieri, ma o sono lenti o sono veloci. Continua si sposta, ecco, la problematica del dualismo da un dualismo sostanziale ad un dualismo funzionale, di funzionalità, per Hume di grado di percezione. Tornando all'idea che tutto ciò che è nella nostra mente vi è perché ne abbiamo fatto esperienza di qualcosa in qualche modo, ciò significa, facendo un esempio, che non mi potrò mai figurare un opossum, ad esempio, mi dicono: oh, ho visto un opossum. La tua idea di opossum, se non hai mai visto un opossum, non potrà coincidere con ciò che è realmente un opossum. Perché? Perché potrò figurarmi ciò che secondo me è un opossum se ad esempio qualcuno me lo descrive come una specie di scoiattolo grigio con la coda un po' più lunga, un po' più pelosa, a strisce bianche, grigie e nere, come quello, no, dei pinguini nel film animato I pinguini di Madagascar. Se però, no, non ho mai visto un opossum, ho visto nella mia vita uno scoiattolo, quindi immaginerò uno scoiattolo. O mi immaginerò però, attenzione ancora qui, uno scoiattolo che io ho visto, che sarà diverso. La mia immagine mentale di scoiattolo sarà inevitabilmente diversa dall'immagine mentale di un'altra persona che si figura uno scoiattolo, così come dall'immagine di un cane che ha di uno scoiattolo, perché il cane vede in bianco e nero. Mi figurerò uno scoiattolo, gli allungherò la sua coda, lo colorerò di grigio. Se voglio lo rendo un disegno animato, se ho visto i pinguini di Madagascar. Se non ho visto i pinguini di Madagascar e non so di che cosa ci si stia parlando, allora anche lì avrò una percezione diversa di ciò che è opossum. E attenzione, perché questo ci chiama Hume. Hume ci chiama a partire dall'esperienza, a non creder vere e verità assolute
si sta sentendo un aereo. Mamma mia, un microfono potentissimo, ma che fa sentire anche gli aerei che passano a milioni di chilometri di distanza. Hume ci dice che tutto ciò che pensiamo, le nostre idee, le nostre convinzioni, ragazzi, le nostre convinzioni non sono reali, sono diverse dalle convinzioni di qualcun altro, inevitabilmente. E quindi, se la mia capacità di figurarmi un opossum se non l'ho mai visto è possibile, ma è possibile solo perché, solo se, diciamo, unisco nella mia mente, creandomi questa immagine di opossum, tutti quegli elementi, di cui però anche lì ho un'immagine mentale, dalle quali ne creo un'altra solamente però perché di quelle immagini me ne sono figurate da un'esperienza, rappresentate da un incontro con la realtà, che sia un incontro visivo, per sentito dire, eccetera. Ma non sarà mai la mia la rappresentazione più vicina alla realtà di opossum. Le nostre convinzioni, tutto ciò che crediamo vero, deve essere, c'è sempre qualcosa nella realtà che lo possa mettere in discussione. Se io credo che l'opossum sia qualcosa, ma poi effettivamente in Madagascar incontro un opossum, allora quello sarà l'opossum che dovrò scegliere, prediligere nella mia mappa mentale per averne una che sia più consona, che mi permetta di avere un'idea di realtà più vicina alla realtà, più vicina possibile alla realtà, ma non mi posso accontentare delle mie idee. Dovrò sempre partire da un'esperienza, dovrò sempre partire dalla realtà. Non importa quali sono le mie convinzioni, perché c'è sempre la possibilità che siano sbagliate, che io le possa ampliare facendo esperienza. È una filosofia, quella di Hume, che ci chiama all'esperienza empirica, a partire dall'esperienza per poi ricavarne un'idea e non partire cartesianamente parlando dall'idea. E se parto dall'idea che mi convinco che sia reale, e la facciamo e ci facciamo solo tanto ma tanto del male. Ripeto, dunque, Hume ci porta un'idea di conoscenza soggettiva e di approssimazione della realtà, un'approssimazione inevitabilmente soggettiva. Andando dunque contro l'idea di sostanza, perché tutta quella filosofia ontologica che ha portato la convinzione che possa esistere una sostanzialità di un oggetto, di questo microfono, che possa esistere una causalità prima che rende questo microfono un ente, specificamente diviso, distinto, differente dagli altri, del quale posso conoscere e del quale posso conoscerlo così come lo conosce qualcun altro, dato che è l'oggetto che si dà a me così com'è, e io lo conosco così come è, così come le qualità dell'oggetto vengono percepite da me. Hume ci dice che non è così, perché è il nostro modo di percepire l'oggetto in base alle mie esperienze, alle mie conoscenze, che me lo figuro nella mia mente. Io direi che abbiamo già detto abbastanza per adesso per introdurci a quella che è la filosofia humiana. Spero che questo video con questo audio migliorato vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. Più avanti parleremo di ciò che è alla base della conoscenza, dei principi dunque. Vi ho detto che Hume cerca di indagare nella sua filosofia i principi della natura umana. Nei prossimi video andremo a vedere
quelli che sono i principi della nostra conoscenza e del nostro sentire, in particolare corporeo, delle passioni che però, ripeto, sono passioni violente, diversamente dalle idee che sono passioni calme. Quindi ci concentreremo su ciò che è il principio di associazionismo e il principio di abitudine, sono due idee che hanno veramente un grande impatto significativo nella storia dello studio della natura umana a livello filosofico, a livello anche psicologico, si confronteranno con questa idea, la riprenderanno Darwin, la riprenderanno i pragmatisti, ma tutto a suo tempo. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo che se vi è piaciuto ci sarà anche qualcun altro là fuori che lo potrà apprezzare, quindi se mi volete aiutare a crescere in questo mio progetto, vi invito a condividere il video con tutti i vostri cari e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.